Giuseppe Tornatore è un regista che amo particolarmente. Ebbi la gioia di collaborare con lui e con il maestro Ennio Morricone per il film La leggenda del pianista sull'oceano in qualità di pianista e direttore della mia Alexander's Ragtime Band. Ma non solo, anche in qualità di compositore. Il maestro Morricone mi chiese infatti di comporre 2 marce in stile inglese e 2 in stile americano per accompagnare la partenza e gli arrivi del transatlantico Virginian dai porti di Southampton e di New York. Quella che ho appena eseguito la potrete ascoltare in una delle scene nodali del film, quando il trombettista Max Tooney, amico di Danny Budman di Lemon 900, viene assunto nell'orchestra della nave salpando dal porto di Southampton in Inghilterra. Ed è proprio animato dall'emozione e dai ricordi di quell'esperienza indimenticabile che vi propongo un tipico dolce inglese, il crumble alle pere, in Italia meglio conosciuto come sbriciolata, che oggi preparerò per voi. Siete pronti? Incominciamo! Per la nostra sbriciolata alle pere avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 5 pere di media grandezza, 300 g di farina 00 per dolci, 150 g di burro morbido a cubetti, 150 g di zucchero di canna, un pizzico di cannella in polvere, una bustina di vanillina in polvere e 30 g di cacao amaro per la variazione al cacao. Si tratta di un dessert molto semplice da fare, la cui base consiste in un composto di granuli da poter realizzare anche in largo anticipo per poterlo poi congelare e servirsene alla bisogna. Io ne preparo sempre in grande quantità in modo da averlo disponibile ogni volta che decido di preparare una sbriciolata. Ai granuli dolci unisco della frutta di stagione tagliata a dadini piuttosto regolari, ciliegie ad esempio, ma anche pesche, mele, albicocche, frutti di bosco e naturalmente pere. E adesso vediamo insieme come si preparano. In un recipiente piuttosto largo metto la farina, lo zucchero di canna, la vanillina e la cannella, il cacao per una versione più golosa e per ultimo il burro morbido a dadini. Comincio a sfregare tra loro gli ingredienti, delicatamente, con le dita, fino a formare un composto sabbioso e in parte granuloso. In questa fase della lavorazione è molto importante non impastare gli ingredienti, ma unirli piuttosto velocemente, fino alla consistenza desiderata. Faccio poi riposare in frigorifero. Con l'aiuto di un coltello, di un pelapatate e di uno scavino, sbuccio le pere ed elimino il torsolo. Poi le taglio a dadini piuttosto regolari. Per chi possedesse un tagliaverdure, l'operazione sarà ancora più rapida e il risultato perfetto. In una teglia tonda a bordi bassi di 26 cm di diametro ricoperta da carta forno, adagio le pere mescolandole a qualche manciata di granuli. Servirà ad assorbire l'umidità che si formerà in cottura. Infine le ricopro con uno strato abbondante di granuli. Il nostro dolce è pronto per essere infornato a 190 gradi per circa 30 minuti. Una volta cotto, lascio poi raffreddare il crumble, che va servito tiepido o al massimo a temperatura ambiente. Quando penso a un dolce di facile realizzazione, buono, che abbia la frutta come protagonista racchiusa in uno scudo croccante e saporito, il primo che mi salta in mente è la sbriciolata alla frutta, o crumble per dirla all'inglese. Suoi accompagnamenti ideali sono la crema pasticcera calda in inverno o una pallina di gelato alla vaniglia in estate.
perfetto per il tè delle 5, ottimo a fine pasto, buono a colazione, insomma, sempre pronto a soddisfare i momenti di piacevolezza della vostra giornata. Facile da porzionare perché l'aspetto sbricioloso rende l'impiattamento rustico ed elegante allo stesso tempo. Divertitevi a realizzarlo con la frutta che più vi aggrada. Potete unire all'impasto di granuli della pasta di pistacchio o di nocciola o della frutta secca in granella. Largo spazio alla fantasia. Adoro le ricette che si prestano a varie interpretazioni. E voi? Se il video vi è piaciuto, mettete un like, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite e iscrivetevi al mio canale. Grazie per essere arrivati fin qui e arrivederci a presto per una nuova ricetta in musica.